Mi chiamo Imperatrice Antonietta, età 57. Qual è la sua prima memoria legata al cibo, la sua memoria alimentare, il suo primo ricordo legato Mio al padre. cibo? Perché ci vuole raccontare? Mio padre era molto molto bravo in cucina, anche se non era il suo lavoro. Mio padre lavora nel cinema, quindi però era molto molto più bravo di noi a cucinare, ci ha fatto venire con l'idea di cucinare, queste cose così, molto molto bravo. Poi mia mamma, che era cuoco per i preti praticamente. Poi da questo siamo subentrati io e mio marito. Abbiamo rilevato, lei, mio marito e mia mamma hanno rilevato questa osteria, che poi in realtà era vino e olio e cibo così, per accompagnare al vino. Poi ha cambiato, che non gli piaceva avere tutti questi bevitori intorno, queste cose, è diventata proprio un'osteria in tutti gli effetti. Dopo mia mamma siamo subentrati io e mio marito, poi con la morte sua io, mio marito e mia figlia che ci aiuta in sala, con l'aiuto dei cuochi e qualcun altro. Qual è il piatto che lei lega alla sua infanzia, il piatto della sua memoria? Il piatto della mia, forse a mio padre, la pizza con le cipolle, poi mio padre è pugliese praticamente, abbinava proprio la nostra cucina con la sua. E lui faceva un risotto con cozze, zucchine, che è molto diffuso giù, però a noi Napoli no. Cozze, zucchine, patate, pomodoro, cipolla, tutto al forno a crudo, molto buono. Queste cose qua. Poi le pizze, le verdure molto buone, queste cose così. Questo mi ricorda molto mio padre. Mia mamma invece è più per la carne. Mia mamma è rosbif, queste cose, imbottiture tipo che adesso non si usano più, queste cose, la lingua di maiale, queste cose si imbottiva e si metteva al sugo. Oppure, vabbè, qualcuno anziano si ricorderà gli involtini di maiale, fegato, queste cose così che facevano, vabbè, una cucina un po' più particolare napoletana, vecchio stampo, mo si è tolto queste cose così, si mangia un po' più tranquillamente pulite forse, dicono, non lo so, però era molto più buona all'epoca che adesso. Qual è secondo lei il piatto proprio che caratterizza la tradizione napoletana? Se lei dovesse parlare di un piatto proprio tipico della tradizione napoletana, di quale parlerebbe? Vabbè, tutti quanti dicono spaghetti a vongole, spaghetti al vino e il pesce, però io penso più fagioli, ceci, queste cose così, per me, o la genovese, che è una cosa, chi la sa fare è molto molto buona. Spaghetti con i vongole è più facile, fa più scena, però è più facile di fare una buon ragù e una buona genovese. Lei conosce ovviamente la dieta mediterranea. Secondo lei che cos'è la dieta mediterranea? È un piatto della dieta mediterranea? Un piatto della dieta mediterranea può essere un pomodoro semplice con lo spaghetto, un buon pesce arrostito, delle verdure, che abbiamo tante belle verdure, la mozzarella, oppure, che dire, una fetta di carne, ma più già la fetta di carne è una cosa normale che può fare qualcuno, chiunque, però abbiamo tanti buoni primi piatti, tanti legumi fatti bene, le zuppe per me questa è la dieta mediterranea, mangiare più leggero. Quindi lei associa la dieta mediterranea, diciamo, alla leggerezza Sì. e anche ad un certo stile di vita sano Sì, rispetto sì, all'alimentazione. che rispetto a cose di maiale, queste cose, pure una buona genovese è più pesante di mangiare uno spaghetto a pomodoro fresco, una pasta con le zucchine, pasta e zucca, sono più pasta e ceci, pasta e fagioli, anche queste verdure un po' cavolo, queste cose così, per me è più mediterraneo sinceramente. Rispetto a quello che diceva prima e alla tradizione di alcuni piatti che adesso non si fanno più, secondo lei è cambiata la tradizione alimentare a Napoli e se sì, in che senso? Come? Sì, è cambiato. Prima ci vuole molto più tempo a cucinare le vecchie ricette e adesso tutti quanti lavorano, tutti, quindi ci vuole più tempo e non ce n'è. E poi anche un fatto proprio per le diete, ma tutti quanti stanno a dieta, tutto guardano così e non è vero, perché non è la dieta mangiare le pizze, queste cose che fanno, insomma, un po' più sofisticate. Poi non lo so, per me è quello cambiare. A parte che ci vuole proprio tempo, nella cucina ci vuole tempo, la cucina
vecchia, antica, ci vuole molto molto più tempo, pazienza, metterti là a girare. Fare qualche esempio di qualche piatto, per esempio, molto elaborato della tradizione che adesso non si fa più, o se si fa ci vuole molto tempo Se per si fare. fa, ma anche le cose più semplici, tipo i ceci, tutti quanti dicono, signore, come fate a fare questi ceci così? E tutti quanti si affidano ai barattoli, e non sono ceci quelli, sono niente, non hanno farina, non hanno niente, quindi quando tu li metti a fare con la pasta non hai il senso del cecio, che il cecio vuole la cottura, prima mettere a bagno, lavarli, metterli a bagno, il giorno dopo cuocerli lentamente, quindi ci vogliono 2-3 ore di cottura, poi condirle e poi calare la pasta, in modo che tu hai il sapore, la farina del cecio, non hai solo il cecio intero che non ti dà sapore. Il fagiolo è più semplice, il fagiolo pure se hai un buon fagiolo, un'ora e mezza di cottura viene fatto bene. Quindi la gente non ha tempo, una genovese, come fai a fare una genovese? Ci vogliono le ore intere, metterti là piano piano, farsi con Ci racconta come preparerebbe lei la genovese se avesse... Quanto tempo ci vuole per fare una buona genovese? Una buona genovese in casa credo 6 ore ci vogliono, da noi è diversa perché noi abbiamo già le cotture diverse, abbiamo già le quantitative diverse, a noi ci vogliono 12-13 kg di cipolla, in casa a me non si fa 12-13 kg di cipolla, quindi noi abbiamo dei tempi, poi avendo tempo qua tutta la giornata. Lei dice al ristorante? Sì, al ristorante, la metti là e quindi mentre servi, fai altri piatti, la metti a cucinare, si cuoce facilmente, tu non ti Come si impegni fa alla la genovese napoletana? Se lei dovesse spiegarlo ad una persona che non è di Napoli. Io dico come la faccio io, perché poi ci stanno tante versioni. Noi mettiamo dell'olio extravergine, della buona carne, sia di maiale che sia di manzo, li facciamo un po' soffriggere, un battuto di cipolla, di sedano, carote e pomodorini, un po' di vino, vabbè, vino bianco, facciamo evaporare tutto e molta cipolla. Mettiamo la cipolla, la facciamo appassire, poi aggiungiamo acqua fin quando la cipolla non diventa sfatta. Quindi è semplice, ci vogliono i tempi, è solo questione, non ci vuole niente, però è questione di tempo. Devi metterti là e fare consumare le ore intere. A noi lo facciamo in 2 tempi, la sera, il pomeriggio verso l'1 lo facciamo, alla sera la togliamo da questo pentolone che è di alluminio di base, mettiamo nell'acciaio, il giorno dopo lo rimettiamo in un'altra volta la pentola di alluminio e la facciamo cuocere, credo, un'altra mezza giornata, quindi per noi le quantitative a casa bastano 4-5 euro, oppure 2 tempi pure a casa, la sera e la mattina la fai finire di cuocere, questo è facile, solo ci vogliono i tempi, il ragù è più facile. Il ragù, vabbè, noi facciamo sia le braciole che la carne, facciamo soffrire sempre in olio extravergine di oliva con una bella cipolla, facciamo soffriggere sia le braciole involtini in italiano oppure le braciole come diciamo a Napoli, con la carne, sia le spuntine o maiale, quello che più piace a tutti quanti. Facciamo arrosolare, vino rosso in questo caso, evapora il vino e calare i passati, adesso si usa il passato, prima erano i pomodori passati con passava verdura, e questo mettere piano piano e fare cuocere, una manciata di sale e fare cuocere, ma deve cuocere anche questo, e quando la carne sia cotta e dopo o togli la carne e fai finire di cuocere il ragù, perché il ragù ci vuole molto più tempo, se no la carne non la trovi più, questa è la verità. Ma secondo lei si cucina in casa così, cioè si mangiano in casa le cose che per esempio si possono mangiare in un posto come questo, cioè la tradizione alimentare napoletana? Vecchia generazione sì, i ragazzi no, perché torno a ripetere, lavorano tutti, ormai non c'è più tempo per stare in casa, e allora quindi si riscopre, dice vabbè vado là perché mangio la genovese magari che non mangio da anni, non voglio fare a casa, che poi la genovese porta un odore di cipolle per tutta la casa, quindi si scocciano. Però, allora, a parte i problemi legati al tempo e quindi l'indisponibilità a dedicare tanto tempo alla cucina, però c'è, secondo lei,
una voglia di tornare al passato, cioè l'intenzione sempre di essere vicini alla tradizione. Cioè, quanto è importante la tradizione alimentare in un posto come Napoli? Molto. Perlomeno i miei clienti sono esigenti in questa cosa, quindi tradizione, anche i ragazzi, noi abbiamo una vasta clientela di ragazzi 20, 22, 23, e poi a noi questi sono i nostri piatti, non è che faccio una cucina specie, come dire, queste cose che fanno adesso, questi involtini, queste cose, no, a me è genovese, Una cucina elaborata, stai no, dicendo? non la faccio, quindi a noi è genovese, ragù, siciliana, uno spaghetto ai frutti di, quando ci sono buoni frutti di mare, con i gamberi, a puttanesca, a calamaro, poi pasta e ceci, vabbè, pasta e ceci, pasta e patate con la provola, la zucca, le zuppe fave e cicoria, che non è una tradizione nostra, però è pugliese, sempre ritornando a mio padre, che faccio qua, perché mia figlia se farla pure per i nostri clienti è andata bene, abbiamo continuato questa cosa di fare la fave e cicoria, una cosa che non mangiano tutti, infatti la cicoria è saltata in padella e non la trovi dovunque, no. Quindi questo per me, no, i nostri clienti tornano alle tradizioni, trovo che è un buon riscontro, chi vuole mangiare la tradizione, poi il panino, l'hamburger, le cose non è atta a me, non saprei nemmeno dove iniziare. Qual è il piatto che le piace di più cucinare, preparare in assoluto? E che secondo lei le riesce meglio? Questa è una specialità di mio figlio, sui ceci, ma tocca a lui. Io sono brava, però come i primi piatti fa meglio mio figlio, sinceramente. A me mi piace molto fare le verdure, le braciole, queste cose così. I primi piatti è molto molto buono, bravo. Oppure la fava e cicoria che espressamente la preparo io, perché è una cosa che so fare io qua. Poi gli altri non la sanno fare, perché non è una tradizione napoletana. Quindi diciamo che ci sono anche diciamo, dei piatti che ciascuno di voi fa meglio, Sì. ma se rispetto alla tradizione, nella tradizione napoletana cucinano più gli uomini o più le donne, nelle case napoletane? Nelle case io trovo molto bravi gli uomini, si impegnano adesso, si impegnano No, di più. facciamo anche riferimento Prima, al passato e al passato, presente, come è cambiata la tradizione in questo senso? Prima secondo la lei? donna, secondo il mio parere, come ho vissuto io, era la donna che stava in casa, preparava tutti i sughi, tutte le cose, le marmellate, dolce, questo e quell'altro. Ma invece è tutto il contrario, è l'uomo che magari esce un po' prima da lavoro e prepara magari qualcosa per la moglie. A me quasi tutti i clienti, compreso mio fratello che la moglie è direttrice di bar, prepara a lui da mangiare. Quindi trovo che mo quasi tutti, parecchi maschietti che cucinano. Prima no, prima era prettamente il luogo della donna la cucina. Si cucinava, il marito tornava, si metteva a tavola e la donna, ma non si andava al lavoro, ma lavoriamo tutti. Quindi come si fa? Chi torna prima, quello cucina. È più bravo l'uomo, se si mette è più bravo della donna. Ecco, per esempio, se noi ci spostiamo dalle case, no? dalle abitazioni ai ristoranti, nella tradizione napoletana nei ristoranti sono le Era donne, maschio, no, un maschio. sono sempre stati gli uomini a cucinare, perché sai che adesso c'è questa moda dei grandi chef che sono tutti Sì, uomini. però anche prima, perché prima stiamo sempre là, torniamo sempre allo stesso discorso. Prima la donna di casa restava in casa e quindi era il maschio che lavorava. Era sempre nella ristorazione, comunque era il maschio che stava in cucina, era il cuoco. Poi sono uscite tutte queste mode, il grande chef, il grande questo. Prima erano semplicemente cuochi, ora sono tutti chef. Ma secondo lei perché gli uomini sono più bravi? Lei ha dichiarato che secondo lei gli uomini Sì. se si mettono sono più bravi, perché? Sono più bravi perché hanno solo quella cosa da fare. Si mettono a cucina e finire là, quando tornano a casa non devono stirare, non devono lavare, non hanno l'impegno con i figli, porta la palestra, fai là. Quindi si dedicano a quella cosa molto bene, pure se tornano a casa e debbono cucinare, dopo la cucina, le stoviglie non le debbono lavare, in parecchi casi, non debbono portare i figli a scuola, non debbono andarla a pigliare, quindi è tutto diverso. Loro è come un hobby, come coltivare il giardino a casa. Quindi invece al ristorante non lavoro e sono molto, io li trovo molto più bravi di noi. Ci racconta la sua minestra maritata?
Sì, quella che noi facciamo di famiglia, tradizionalmente in famiglia. Mettiamo a fare un buon brodo di gallina, un pezzo di carne di manzo. Vabbè, tempo addietro si metteva anche dei pezzi di maiale poveri, tipo il piedino, la cotica, queste cose così. Si fa un buon brodo, vabbè, con cipolla, tutto quello che vogliamo. Poi da parte si bolliscono delle verdure, la minestra, vabbè, la classica minestra marinata, poi c'è chi mette il verzo, la scarola liscia, la scarola piatta e si fa un solo accorpamento con il brodo, si fa cuocere ancora un paio d'ore, bello tirato, bello stretto, poi si mette il formaggio tipo romano, parmigiano, chi lo mischia col pepe, questo è semplice, però deve cuocere anche questo parecchio in modo che si assaporisce molto bene. Semplice. Ed è richiesta la minestra maritata come piatto? Non molto, è una tradizione, vabbè, è quasi sempre intorno ai giorni di Pasqua, quindi è una cosa che poche volte te la richiedono. Quando me la richiedono la faccio ben volentieri, perché poi a me piace, quindi mi fa anche piacere. Qual è il piatto più richiesto? O quali sono i piatti più I richiesti? piatti più richiesti assolutamente sono pasta e ceci, genovese, la siciliana, spaghetti a calamare e la puttanesca, quasi tutti i nostri piatti, I primi piatti. i primi piatti, sì. E verdure? Le verdure per Ma esempio? vabbè, le verdure a noi sono varie, si inizia ai fiarielli, la cicoria saltata in padella, zucchine alla scapece, la parmigiana, il tempo dei carciofi facciamo i carciofi, le melenzane, le carote. Queste verdure qua, quasi tutte le verdure che noi abbiamo in dotazione, i tempi, adesso ci stanno buone bietola, buona spinaci, quindi vanno bene tutte le verdure. Le verdure proprio è una cosa molto molto richiesta. Anche perché secondo lei fanno parte della tradizione napoletana? Sì, sì, perché a noi si accompagna sempre qualsiasi pietanza con un contorno. Per noi mangiare una fetta di carne senza un contorno è come un piatto di pasta senza sugo, è inutile. Un piatto simbolo invece dell'identità italiana, secondo lei, qual è? Simbolo italiano, pasta al pomodoro, va bene. Pasta al pomodoro o un buon risotto. Fai un risotto semplice, ma secondo me la pasta al pomodoro è il piatto più semplice e più richiesto in assoluto. Che tipo di pasta? Per me spaghetti, poi ci sta chi vuole una pasta corta tipo penne, ma per me il pomodoro è spaghetto al pomodoro e basilico, fresco e pulito. E credo che sia una cosa che tutti avranno mangiato o richiesto, a differenza di un risotto magari agli asparagi o gente che non piace, la pasta al pomodoro credo che l'abbiano mangiato quasi tutti. Paese, pugliese o napoletana? Napoletana senza dubbio, proprio napoletana al 100%, mi dispiace ma sono napoletana, con tutto l'adoro mio padre, vabbè è il paese suo però io sono napoletana, sono nata e cresciuta qua e quindi mi piace molto Napoli, con i pregi e i difetti, per me Napoli è Napoli, punto, non cambierei niente, cambiano un coraggio qualcosa, sì.